Ti dono una moneta forgiata nella roccia. Ti dono un canto rubato dal fango. Ti dono un coltello estratto dal fianco di un colle e un bastone che aveva trafitto l'occhio di un morto. Ti dono un artiglio estirpato a un topo. Ti dono un nome e il nome è perduto. Ti dono il sangue che sgorga dalla mia vena e una piuma strappata all'ala di un angelo. Ti evoco chiamandoti con tutti i tuoi nomi. Mio Signore, ti evoco col veleno e col tormento. Ti faccio strada, ti spalanco le porte. Vieni, 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 vieni. Ti invoco coi nomi degli dei del passato. Namtar, Allatu, Morax, Averius, Kleash, Pepar, Mayammon. Noi ti invochiamo. Vieni, 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 vieni. Dalle tenebre ti chiamano, nelle tenebre ti invitano. Moneta e canto, coltello e bastone, artiglio e nome, sangue e piuma. Noi tutti ti evochiamo. Vieni. Scritto da Neil Gaiman e disegnato da Mike Dragenberg, Sam Keith, Malcolm Jones III e pubblicato per DC Comics, Preludi e Notturni è il primo arco narrativo di The Sandman, dalle forti influenze horror e con una certa dose di elementi narrativi presi direttamente dal fumetto supereroistico. Quest'arco narrativo era nato per essere Sandman nella sua interezza, a cui poi si sarebbero aggiunte una piccola manciata di storie brevi. Gaiman immaginava sin dal principio l'eventualità che la serie venisse chiusa entro il primo anno di pubblicazione. Fortunatamente la serie venne apprezzata non solo dalla critica, ma anche dal pubblico, vendendo sin da subito in maniera molto significativa. E il resto è storia, ma a proposito di storie, direi di cominciare. Il racconto ha inizio il 6 giugno 1916, quando l'occultista Roderick Burgess mette le mani su un prezioso tomo, il Grimorio della Maddalena. Questo era l'ultimo tassello che gli mancava per completare un rituale che gli avrebbe permesso di evocare e imprigionare la morte. Le parole di Burgess, utilizzate nel rituale insieme agli adepti della sua setta, l'Ordine degli Antichi Misteri, sono quelli con cui abbiamo aperto questo video. Subito però dobbiamo interrompere la narrazione perché è necessario approfondire questi tre elementi citati: il grimorio, il rituale e ovviamente Burgess stesso. Sul Grimorio della Maddalena in verità non c'è molto da dire, si tratta di uno pseudo-biblion, uno di quei libri fittizi, spesso di magia o stregoneria come il Necromicon o il Re in Giallo. Per quanto riguarda il rituale invece, anch'esso nasce dalla fantasia di Gaiman, ma trova ispirazione, almeno nel ritmo, in una poesia di Harry Trace dal titolo Il Bosco Incantato. Roderick Burgess invece ha due fonti di ispirazioni. Da un lato c'è Aleister Crowley, famoso reale esoterista del secolo scorso, e da un personaggio presente nel racconto Il battesimo del diavolo di Dennis Wheatley, un occultista il quale anch'esso è ispirato in primis alla figura di Crowley. Qualcosa però va storto e qualcun altro viene preso al posto della morte, suo fratello minore, il Sogno. Appena evocato Sogno è privo di sensi e subito il Magus e i suoi seguaci si affrettano nel privarlo degli indumenti e di tre oggetti preziosi per poi rinchiuderlo in una gabbia di vetro circondata da un sigillo magico. Ora partiamo subito a specificare una cosa. Sogno era più indebolito oltre ogni dire. Qualcosa lo aveva stremato e quell'invocazione è stata solo il suo colpo di grazia. Questa informazione l'abbiamo avuta nel 2016 grazie a The Sandman Overture, dove vengono raccontati eventi poco antecedenti a questo momento e che tratteremo in futuro. Prima ancora però è stato accennato in Vite Brevi, uno degli archi narrativi della serie, ma c'è una fonte ancora più antica che ci rivela questa informazione, il riassunto nel volume 8, l'ultimo dell'arco narrativo Preludi e Notturni. Nel giugno del 1989, per quel numero infatti Gaiman scrisse un riassunto dei capitoli precedenti. Un riassunto che però conteneva informazioni inedite che avrebbe ritrattato in futuro o che sarebbero rimaste lì, in quella manciata di righe recuperate in diverse edizioni di lusso in epoca recente. Immaginate queste informazioni come una sorta di regalo per tutti i fan che, pur conoscendo la serie fino a quel momento, si sarebbero presi comunque la briga di leggere il riassunto.
Già in queste righe si accennava al fatto che Sogno fosse privo di ogni forza. Come già detto, il Magus ruba 3 oggetti al Re dei Sogni: un elmo o una corona, dipende dai punti di vista, una gemma preziosa, un rubino per l'esattezza, e un sacchetto di sabbia. Questi strumenti saranno importantissimi soprattutto in questo primo arco narrativo. Sono tutti pregni del potere del Re dei Sogni, ma non sempre, almeno all'apparenza, ne è chiara l'utilità. Che motivo aveva il Signore dei Sogni nel creare un rubino in cui mettere il proprio potere? Nel corso della serie è possibile intuire il funzionamento di questi elementi, ma non viene mai davvero reso esplicito se non in una fonte particolare, Sandman Miscellanea. Sandman Miscellanea è puramente il soggetto di Neil Gaiman in cui sono contenute schede sui personaggi, sull'ambientazione, idee mai mostrate su carta o riprese in seguito e così via. Qui troviamo anche l'esatta funzione di tutti gli strumenti del Re dei Sogni. In definitiva, a cosa servono gli strumenti in Sandman? Una domanda a cui i lettori occasionali non potrebbero rispondere con il semplice "gli danno potere", il che sarebbe scorretto. Ma sappiate che sacchetto di sabbia, elmo e rubino hanno tutti funzioni ben specifiche, non sempre chiare, soprattutto per gli ultimi 2 oggetti. Partiamo con una premessa. Questi strumenti creati in tempi antichissimi non erano necessari a Sandman, ma li ha creati per semplificare le operazioni macchinose e scomode, riversando in essi gran parte della sua essenza. Ora vediamoli uno per uno. Il sacchetto di sabbia è sicuramente il più semplice e chiaro da comprendere. Esso contiene una quantità illimitata di sabbia dei sogni, o materia onirica se vogliamo. Con esso Sogno può fare semplicemente quello che vuole: creare sogni, incubi, luoghi onirici. Come vediamo ad esempio in Sandman Overture, la sabbia può indurre al sonno. L'elmo di Sogno? A cosa serve quel dannato affare? A citare il Sandman originale? Non solo. A metà tra un elmo grottesco e alieno e una maschera antigas, è l'elmo forgiato con la colonna vertebrale e il cranio di un dio morto. Questo strumento, di cui vediamo la creazione in Sandman Overture, evento di cui parleremo tra molto tempo, ha 2 scopi principali. Il primo è fornire autorità a Sogno nei regni altrui. Non è un caso che Lord Squatterblood chieda a Morfeo di mostrargli il cappello, come vedremo più avanti. Inoltre l'elmo gli dà controllo sugli intrusi nel suo regno. In Sandman Miscellanea viene paragonato al libro di destino, di cui parleremo più avanti, o alla falce di Death. Se non ve lo ricordate non preoccupatevi, viene solo menzionato in un dialogo. Il rubino è un casino. Appare pochissimo nella serie. Chi ha letto il fumetto sa anche perché, ma non voglio anticipare oltre. Sappiamo che esistono altre pietre come questa. Sappiamo che sono 12, alcune si vedono in The Sandman, altre in The Dreaming, e che ad un mortale gli danno un certo controllo sul sogno. Il rubino è molto più potente delle altre gemme, ma a cosa serve davvero a Sogno che ha già il controllo sul suo regno? Ha costruito un oggetto inutile al costo di tantissima della sua essenza? Ovviamente no. Tanto per cominciare, permette a Sogno di passare da un regno all'altro senza passare per il suo, informazione che viene sempre da Sandman Miscellanea, mai effettivamente mostrata nella serie. Ma cosa più importante, realizza i desideri di Morfeo senza che lui debba stare a pensare. Mettiamo caso che Sogno volesse creare un incubo spaventoso, dovrebbe immaginarne i tentacoli, le ali da insetto, il corpo umanoide e crearlo ragionandoci. Con il rubino può semplicemente dire "Ok rubino, fai tu", e il rubino farebbe esattamente quello che farebbe lui prima ancora di pensarci. Una sorta di telecomando onirico, vedetela così. Il che è molto comodo, non trovate? Riprendiamo la narrazione. Sogno era nudo, imprigionato in una gabbia arcana e privato dei suoi strumenti di potere, con Roderick Burgess che gli chiede 2 favori: immortalità e potere. Sogno non risponde a Roderick e se ne sta lì, in silenzio. A questo punto la narrazione inizia ad effettuare diversi salti temporali che mostrano diversi elementi degni d'analisi e menzioni. Primo tra tutti è il diffondersi di una certa malattia del sogno. Una malattia realmente diffusa nel secolo scorso, una conseguenza della prigionia di Sandman stesso in questo mondo narrativo.
I malati finiscono in una sorta di sogno in cui vagano come sonnambuli mai davvero svegli. Tra questi sfortunati bloccati nei sogni è bene tenere a mente la figura di Unity Kincaid, che verrà persino stuprata e darà alla luce un figlio. Ricordatevi di Unity e di questo evento, perché è un seme piantato dall'autore che germoglierà tra diverso tempo. Il tempo scorre e Alex Burgess, il figlio di Roderick, arriva a comprendere la natura di Sandman. Egli è uno degli Eterni, è Sogno, il re dei sogni. Inoltre in quella sequenza vediamo nominati per la prima volta altri due Eterni. Uno è Destino e l'altro è Desiderio, e senza dirci nulla Gaiman anticipa eventi futuri. In una piccola vignetta secondaria della pagina vediamo Sykes, il braccio destro di Roderick, guardare una foto di Ethel Cripps, l'amante di Magus, proprio quando si parla di Desiderio. Eh sì, nel 1930 Ethel e Sykes fuggono insieme, portandosi via gli strumenti di sogno e causando un vero e proprio scisma dell'ordine. I due amanti scambiano l'elmo di Sandman con un demone per un amuleto protettivo che respingerà la maledizione di Burgess. Anni dopo però, Ethel abbandona anche Sykes, lasciandolo morire, portandosi via sia il rubino di Sandman che l'amuleto protettivo. In tutto ciò si è creato un vuoto cosmico. L'universo comprende che c'è qualcosa che non va. L'uomo chiamato Weasley Doods indossa un mantello e una maschera antigas, risolvendo crimini, guidato da sogni premonitori in una sequenza di 3 vignette. Ora, questo potrebbe sembrare irrilevante nel corso della serie, visto che questo tipo non lo vedremo praticamente mai più. Weasley Doods è tuttavia il primo Sandman, creato da Gardner Fox e Bert Christman. Abbiamo parlato brevemente di lui nel primo video della rubrica, ma vediamo di approfondire. Doods è un personaggio della storia editoriale lunghissima e mostrarlo qui in questo modo dimostra l'abilità di Gaiman nel non limitarsi a fare semplici citazioni, ma a intrecciarle con il suo racconto. Collega le figure dei due Sandman, vecchio e nuovo, in un dualismo in cui il nuovo Sandman è l'originale e quello vecchio, editorialmente parlando, è quello nuovo nella narrazione. Il fatto che la natura rifiuti il vuoto e riempia certi buchi in vari modi sarà poi una regola fondamentale in tutto l'universo narrativo di Sandman. La figura di Doods e il nostro Sandman hanno poi un tratto molto particolare in comune: la maschera. L'elmo di sogno di cui abbiamo parlato prima non può che essere un richiamo di design al Sandman originale, che aveva una maschera antigas, anche se nella narrazione è Doods che inconsciamente richiama Sogno degli Eterni. Il titolo stesso di questo primo capitolo, e sì, stiamo ancora parlando del primo capitolo, abituatevi perché questa playlist è molto lunga, Il sonno dei giusti è proprio dedicato a questo personaggio. Se volete scoprire qualcosa di più su Weasley Doods, vi invito a recuperare la serie Sandman Mystery Triad, una splendida serie Vertigo dai toni noir ambientata negli anni 30 e che dà una rispolverata a questo personaggio. Il tempo passa, gli effetti della malattia del sonno si propagano, Roderick muore e Alex prende il suo posto nell'ordine. Padre e figlio non sono molto diversi, anche Alex chiede subito immortalità e potere, ma anche se un po' più gentile e umile del padre. Gli anni passano, Alex invecchia, anch'egli divenendo ossessionato dal suo prigioniero, che in tutti questi anni non è mai invecchiato di un giorno e ancora non gli rivolge parola. È il 1988, anno di uscita della serie, e qui a causa di un piccolo errore umano, Sandman si libera. Fugge nel suo mondo, recupera degli abiti del cibo in una sequenza onirica, con caricature di personaggi famosi come Marilyn Monroe, Elvis, personaggi insomma che credo non abbiano bisogno di presentazioni. Ma hey, c'è anche il colonnello che fa cifra loro. A questo punto una domanda potrebbe sorgervi spontanea. Sogno ha bisogno di mangiare? Ovviamente no. Il cibo mortale non ha alcuna attrattiva, ma del cibo onirico, beh, è come se assimilasse parte del proprio regno in sé. Da Sandman Miscellanea, infatti, leggiamo: mangia cibo del sogno, viaggia attraverso i sogni e se ha una vita sessuale, essa si svolge per lo più nei sogni della gente.
Sempre in questo soggetto iniziale, leggiamo anche dell'idea che nel momento in cui si libera, l'Ordine degli Antichi Misteri li sguinzaglia contro qualcosa di malvagio, una cosa che non abbiamo però mai visto arrivare sulle pagine del fumetto e che è rimasta nello script originale. Sonio fa visita ad Alex Burgess nei suoi sogni. Qui Alex è solo un bambino, non riesce a parlare e quando prova a giustificarsi, Sonio lo interrompe. Shh, basta. Per certe offese non c'è perdono. Hai idea di ciò che ho passato? Puoi immaginarlo? Intrappolato in una sfera di vetro per 70 anni, la durata di una vita umana. Il tempo non si muove più in fretta per quelli della mia razza e durante la prigionia arrancava a passo di lumaca. Io sono il signore di questo luogo, il regno del sogno e dell'incubo. Tu e tuo padre mi avete bloccato con quel sortilegio da strapazzo. Avete fatto questo a me. Mi avete strappato al mio regno con il vostro stupido cerchio. Mi avete minacciato, pregato perdoni che all'umanità non è dato ricevere né a me dispensare. Non avete pensato al male che stavate arrecando al mondo. Quanto sono stolti i mortali. Dopo la prigionia, vediamo un Sandman furioso che non contempla nemmeno la possibilità del perdono di fronte ad un gesto che è stato sì dettato da avidità e cattiveria, ma anche da profonda ignoranza. Sonio è rigido, stoico e anche piuttosto ciarliero dopo una prigionia in cui non ha quasi mai detto una parola. Dopodiché condanna Alex all'eterna veglia, un incubo eterno e senza fine, pieno di mostri e orrori grotteschi, in una delle sequenze più horror di tutto Sandman, ed ogni volta che l'incubo si conclude è solo un'illusione, poiché esso riprende ancora e ancora. Alex Burgess passerà il resto della sua vita mortale in un incubo eterno. Il suo fidanzato lo chiama, ma la sua voce è destinata a non raggiungerlo nell'inferno onirico in cui è stato condannato. Sonio è libero, ma la storia è appena iniziata. Nel prossimo video parleremo del design di Sonio, di antiche bicocche, del segreto e del mistero dei loro altrettanto antichi guardiani. Parleremo delle terre del sogno e di vecchie streghe incontrate in un crocevia. Io ringrazio il carissimo Nick, Stella del Mattino, che si è occupato della stesura di questo copione. Trovate i suoi contatti in descrizione. Ringrazio anche Freyr di Parliamo Nerd e il carissimo Corrado Drago per il loro contributo. Saluto tutti i nuovi e vecchi abbonati che hanno deciso di sottoscrivere l'abbonamento a questo canale e a tutti voi ricordo che in descrizione, oltre ai social, trovate anche il nostro negozio di magliette. Non mi resta che rimandarvi al prossimo video e augurarvi buona vita a tutti.